E là, ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video sul canale di Triber e benvenuti a un nuovo episodio di Triber's Life. Nell'episodio di oggi ci sarà ospite un TL che non vedevamo da un po' di tempo sul nostro canale, ovvero Andrea. Andrea è per lo più un esperto di campagne di bug hunting, come anche attestano i suoi punti esperienza e la sua posizione nella classifica dei Legendary. Nel video di oggi ci farà vedere qualche sua tecnica per scovare dei bug sull'e-commerce di Geox, quindi direi passiamogli la parola senza perdere altro tempo, così vediamo cosa da dirci e vediamo le sue tecniche. Ciao Triber e benvenuti in questo nuovo episodio di Triber's Life. Per chi ancora non mi conoscesse, sono Andrea, sono un Triber Leader e oggi andremo alla scoperta dei bug di valore e di come io li cerco. Per farlo esploreremo il sito di Geox. Adesso mi trovo sulla homepage del sito di Geox e noto che subito sotto il menu superiore c'è un banner rosso. Questa sezione qua può essere utilizzata da molti utenti, quindi ci potrebbero essere dei bug che andrebbero a impattare molto l'esperienza utente, quindi sarebbero probabilmente bug di valore. Bene, apriamo la pagina, noto che è una classica product list page. Sì, scorrendo la pagina noto che sono tutti quanti scontati, quindi non ci sono bug di prodotti senza sconto. Quindi la prima cosa che faccio è andare a testare i filtri. Magari applichiamo i primi due, arancione e argento, e vediamo cosa succede. Ecco, adesso sono stati applicati, noto come prima cosa una scarpa di color rosa e altre scarpe rosa successive. Qua addirittura c'è una scarpa blu, quindi si tratta di nuovo di bug. Direi che ci possiamo spostare su una PDP Product Detail Page, quindi apriamo una qualsiasi scarpa. Noto che ci sono varie taglie qua da selezionare. Direi di aprire la guida alle taglie e di verificare il corretto funzionamento. Mi sembra sia tutto ok, anche il fatto che evidenzi molto comodo. E dopo aver controllato le funzioni basiche del flusso di acquisto, insomma, quindi la selezione delle taglie eccetera, direi di provare i link delle varie pagine. Quello che io faccio di solito è controllare sia nella pagina in cui mi trovo ora, quindi cliccare semplicemente sopra, in questo caso vengono aperti correttamente, sia aprirli in una nuova scheda. Infatti se apro il link in una nuova scheda, in entrambi i casi viene aperto la pagina l'home page di Geox. È normale che alcuni link possano essere aperti solo nella specifica scheda in cui ci si trova. Questo non è un bug, però in questi casi qui si deve aprire una pagina di questo tipo, about blank, perché in questo caso qui, aprendo una nuova scheda, il link, chiaramente l'utente rimane confuso e spiazzato, magari vuole aprire una nuova scheda alle condizioni di reso gratuito per leggerle con comodità mentre continua il flusso di acquisto, si trova l'home page del sito web. Chiaramente questa cosa qui potrebbe spiazzarlo. E anche qui, se apro la composizione in una nuova scheda, viene fuori appunto la pagina about blank block. Questo è il comportamento che mi aspetto anche da questi due link qua sopra. Poi magari si possono controllare i vari link presenti qua sotto, soprattutto le pagine maggiormente visitate dagli utenti, quindi domande frequenti, ordini di pagamenti eccetera. Si può testare il flusso della newsletter. Ok, quindi proviamo a scriverci senza prendere atto delle informative. Infatti ce lo ricorda e potrebbe essere segnalato il fatto che il campo non è abbastanza lungo e l'email viene tagliata. Ora questa email qua è anche abbastanza corta, quindi il campo potrebbe essere ben più lungo, essendoci anche parecchio spazio sul margine destro. Si può aggiungere al carrello. Perché appena si apre il minicart compare questo avviso ultimi giorni fino al 50% più extra 10%, che è ottimo per l'utente. Insomma, questo avviso che specifica appunto la fine della promozione imminente, però con questo colore rosso sembra quasi che sia un errore. Magari lo imposterei di un altro colore più neutro e si potrebbe magari eventualmente segnalare come un bug usability, ma anche in questo caso si tratterebbe di un bug a basso impatto. Bene, io spero che questo video vi sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo episodio di Triber's Life, sempre qui sul canale YouTube. Ok, grazie mille Andrea per tutte le tecniche, i feedback che ci hai fatto vedere e i bug che hai trovato sull'e-commerce di Geox. In generale ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti e anzi ditemi nei commenti se vi va di vedere per esempio un altro crash course sulla ricerca di bug di valore con Fabrizio. È un altro progetto che mi piacerebbe portare avanti, ma vorrei sentire un pochino di feedback a riguardo. Detto questo, invece direi che per questa settimana il video si può concludere qua. Io vi ringrazio di essere stati qua e di aver guardato e spero vi sia piaciuto e alla prossima settimana.